Allora, vi racconto un po' di me. Sono Francesco, sono un ragazzo di ormai 32 anni che è nato in Puglia. Sono 8 anni però che vivo a Roma. Avevo il sogno della grande città perché volevo anche essere un po' libero di vivere la mia vita in totale senza il bisogno di mettere delle maschere o di nascondere qualcosa. Purtroppo spesso e volentieri la provincia, soprattutto magari del sud Italia, non è così aperta. Spesso accade ai giovani della mia generazione, lasci la città in cui sei nato, il paese, perché a volte un po' troppo chiusa come mentalità, un po' bigotta e vuoi vivere invece in sincerità e onestà la tua vita e i tuoi affetti, i tuoi amori. Ed è stato uno dei motivi per cui io mi sono spinto ad andare via dalla Puglia e andare a vivere a Roma. Ci tengo sempre poi un po' a precisare che l'Italia di 20 anni fa non è l'Italia di oggi, basta pensare che le unioni civili sono una realtà che abbiamo da 3 anni che indubbiamente hanno portato un'evoluzione del pensiero. Quindi 8 anni fa ho sentito quasi come un bisogno, un'esigenza di lasciare il posto che amavo, dove ero nato, per cominciare ad amare realmente Francesco e quindi vivere anche liberamente la mia omosessualità. Succede poi però che tra le varie maschere che ho deciso di non indossare ce n'è una che invece ho deciso di indossare, che è quella di Cristina Prenestina. Cristina Prenestina nasce un po' per gioco, siamo 6-7 anni fa circa. Ti devo confessare che inizialmente io non avevo di buon occhio le drag queen. Forse perché una volta un ragazzo con cui uscivo e mi frequentavo mi disse: se dovessi vedere il mio uomo vestito da donna lo lascerei. Queste parole avevano scavato in me una fobia, una sorta di dragfobia interiorizzata, no? E quindi io avevo proprio un rigetto verso questa forma d'arte. Il mio migliore amico invece aveva totalmente la passione per le drag, estremamente timido. Lui comprava scarpe col tacco, parrucche, vestiti, veniva a casa mia e faceva questi show nel corridoio di casa, no? Era il suo momento di gioia. Io riesco a racchiudere il momento di svolta del mio pensiero in una giornata specifica. Un giorno lui dimentica le sue scarpe col tacco a casa. Quella mattina io mi sveglio e trovo nel corridoio un 43 tacco 12 e quindi decido di indossarlo. Dico, tanto non mi vede nessuno, quando mi ricapita. Indosso questa scarpa e mi rendo conto della fatica estrema, del dolore che si provava a camminare su queste scarpe, dell'impossibilità di camminare. E allora lì ho cominciato a capire che ci doveva essere una ragione maggiore, non poteva essere un semplice capriccio. Sicuramente c'era una spinta emotiva, un pensiero più profondo della semplice vanità che spingeva il mio amico ad avere tutto questo amore per le drag. Così, facendo invece io sempre parte del mondo del teatro, mi fu una volta proposto di interpretare una sfaccettatura di Roma e quindi di vestire i panni di una drag queen e raccontare una Roma un po' stereotipata. Io accettai a patto che fossimo in due però ad accettare. E da lì nacquero Cristina Prenestina, che prende nome da una delle vie più popolari di Roma, e René Coppedè, che invece prende il nome di un quartiere più borghesotto, se vogliamo. E abbiamo cominciato questa esperienza che vivevo nell'estrema convinzione durasse qualche settimana, mese al massimo, e poi avrei attaccato i tacchi a chiodo, insomma. In realtà mi sono accorto, faccio una piccola parentesi, nel momento in cui io parlo, molto probabilmente coniugherò alcune cose al maschile e altre al femminile. Non è un semplice lapsus, ma è perché davvero io sento in me questa doppia entità che coabita nel mio corpo. Quindi quando parlerò al maschile è perché è un pensiero che appartiene a Francesco, tutte le volte che parlerò al femminile è perché è un pensiero che appartiene a Cristina. Io ero convinto quindi Francesco era convinto che si sarebbe fermato tutto nel giro di
2 settimane, 3, un mese, qualche mese al massimo. E invece diventai cosciente del fatto che Cristina aveva un potere che Francesco non aveva. Affascinava il pubblico, non sempre in maniera positiva, a volte c'era anche proprio una curiosità morbosa, a volte si era quasi spaventati, però era un po' una sorta di catalizzatore delle attenzioni. E lì mi sono chiesto perché un uomo vestito da donna crea così tanta curiosità, così tanto fascino, paura anche, comunque riesce a muovere tutti questi sentimenti. Cristina invece nel frattempo aveva coltivato a quanto pare molto più di quanto io pensassi un pubblico tutto suo di affezionati che la richiedevano e quindi il suo seguito ha fatto sì che passassero 7 anni quasi di carriera, chiamiamola così. Bisogna tenere secondo me sempre a mente una cosa, i bambini la prima metodologia che hanno di apprendimento è l'osservazione. I bambini osservano e vanno per imitazione. Di conseguenza se noi abituiamo il bambino al diverso sin da subito, a osservare qualcosa di diverso, ti faccio un esempio banale. Quante volte mi è capitato di chiedere a mamme o a persone i giocattoli, le bambole, i bambolotti, i pupazzi dei loro figli quante volte fossero brutti, quante volte fossero diversi, quante volte a un loro pupazzo potesse mancare, non so, un orecchio, piuttosto che una bambola che potesse avere una bellezza non canonica. Spesso e volentieri la risposta è mai, no? Perché? Perché viviamo in un mondo che ci ha predisposto a un determinato canone di normalità. Tutto ciò che va al di fuori di quella normalità diventa diverso. Ecco, se noi abituiamo i bambini a guardare il diverso sin da piccoli, sicuramente impareranno a riconoscerlo, diventeranno degli adulti che riconoscono l'altro nella sua alterità come un individuo a sé stesso, lo riconosceranno come unico e di conseguenza non ne avranno paura e di conseguenza da adulti non attueranno tutti quei meccanismi di paura e difesa come può essere la rabbia o la violenza verso chi è diverso. Il progetto delle fiabe per i bambini, io lo dico sempre, non l'ho mai inventato, cioè non l'ho inventato io, esiste da anni. Il primo progetto nasce a San Francisco, dopodiché è arrivato in Europa e in gran parte di tutti i paesi europei, insomma, è un progetto ben avviato. In Svezia addirittura il progetto è finanziato dal governo centrale, è integrato all'interno di un progetto scolastico per la promozione sociale dei diritti civili. Quindi avevo pensato di portarlo anch'io in Italia, mi sono detto perché non farlo? Di conseguenza ho cominciato a cercare delle location, dei partner che mi potessero aiutare a promuovere e a produrre questo progetto. Non ti nego però che nei primi anni ho trovato un sacco di porte chiuse in faccia. Più di qualche volta qualcuno mi ha detto se io lascio questo spazio a te dovrei lasciarlo anche a qualcun altro e quindi no, piuttosto che io potrei lasciarti questo spazio a patto che tu lo faccia da uomo, quindi da Francesco e non da Cristina, perdendo totalmente però quello che era il senso del mio progetto. Ho trovato nel 2019 la fortuna e un fortissimo alleato con il Mario Mieli. È un circolo di cultura omosessuale, il più importante forse su Roma e sicuramente uno dei più rilevanti sul livello nazionale. Grazie al circolo Mario Mieli abbiamo potuto avviare all'interno della sede questo primo ciclo di letture. Devo dire le letture hanno interessato e incuriosito in maniera positiva tanti bambini e tante famiglie, a tal punto che nel 2020, grazie ad un'altra associazione Cittadini nel Mondo che gestisce una biblioteca comunale, noi abbiamo avuto addirittura il patrocinio del Municipio di Roma per poter cominciare un ciclo di letture a tutte le classi aderenti all'attività, che era un'attività extrascolastica. Poi ovviamente il coronavirus ha interrotto tutto, però siamo a buon punto. Le fiabe hanno un'importanza fondamentale non solo nella vita dei bambini, ma nella vita di tutti.
Se pensiamo alle società più primitive, no? I valori culturali delle società si tramandavano tramite le leggende, tramite i miti, tramite i racconti orali, quindi le favole, le fiabe. Le fiabe sono portatrici di alcuni valori, di alcuni messaggi che poi noi adottiamo e ci faranno una sorta di schema comportamentale col quale poi muoverci da adulti. È indubbio però che le favole, così come la società, si trasforma. Questo non lo dico io, lo dice Bauman, ma senza scomodare il filosofo polacco. L'unica cosa, diciamo, che posso andare a sottolineare è che Bauman dice l'unica certezza che abbiamo della società è che è in continuo cambiamento, e quindi se la società cambia vuol dire che cambiano i valori, e se i valori cambiano vuol dire che anche le favole cambiano. Molte delle nostre favole, quelle più popolari, spesso sono legate a una cultura contadina, patriarcale, che andava benissimo con un determinato tipo di società e che oggi forse non sono più così attuali. Ti faccio l'esempio della Disney, la più popolare fabbrica di favole, no? Se vogliamo. Bene, le loro principesse sono totalmente cambiate. Pensiamo alle prime principesse, che era Cenerentola, Biancaneve, delle ragazze bellissime, totalmente passive, nonostante fossero loro le protagoniste della storia, avevano un ruolo nemmeno secondario ma spesso terziario, non esistevano, aspettavano sempre che qualcuno facesse qualcosa per loro. E poi invece pian piano, se pensiamo alle principesse attuali, sono totalmente evolute. Le principesse attuali sono coraggiose, prendono l'iniziativa, penso ad esempio a Mulan. Mulan va a proteggere il proprio paese, va in guerra. Penso a Elsa di Frozen, che del principe non ne vuole proprio sapere, ma pensa lei al suo regno e a gestire il suo castello. Quindi bisogna raccontare ai bambini le nuove favole, favole che siano in linea con i principi e con il percorso che la società sta prendendo. Posso chiederti di farne almeno due, mettiamola così, perché se dovevo legarmi alle favole della mia infanzia sicuramente ti direi Belle, Bella Bella e la Bestia. E anche lì perché? Perché Belle era quella diversa, Belle era quella che avrebbe potuto avere tutto nel paesino, no? Aveva il ragazzo più bello del paese che la corteggiava, aveva l'invidia di tutti, insomma era ammirata, eppure a lei non bastava, lei sognava un mondo diverso, lei voleva vivere un mondo di avventure, cantava, e addirittura si innamora della bestia pur di quando, diciamo, la strada facile sarebbe stata invece qualcos'altro, no? L'idea dell'amore che va al di là delle apparenze, l'idea che l'amore non possa essere qualcosa di così canonico, di così scontato, quella è stata la favola che sin da subito, da piccolo, mi ha stravolto. Da adulto invece, e qui entra in gioco Cristina, sicuramente la favola preferita è I colori dell'emozione. È una favola moderna, racconta di un mostro che è tale perché? Perché non riesce a leggere e riconoscere le proprie emozioni. Però grazie all'aiuto di una bambina, quindi forse di una Cristina, che gli racconta quelle che sono le proprie emozioni, aiuta il mostro a leggere quelle emozioni, il mostro insomma imparerà ad essere buono e addirittura a innamorarsi. Quello che per me rappresenta il mio progetto, ovvero io mi rivedo in quella bambina che aiuta forse a leggere, a riconoscere, a capire determinate emozioni. Io sono convinto che i mostri non sono tali perché ci nascono, perché forse sono tali perché non riescono a comprendere, a leggere bene le proprie emozioni. Se aiutiamo gli altri a leggere le proprie emozioni, se aiutiamo gli altri a fornire un nuovo punto di vista, sicuramente anche coloro che chiamiamo ignoranti non sarebbero più ignoranti. Ignoranti sono tali perché non conoscono, mica perché sono stupidi. Sicuramente principale. La scuola ha un ruolo pari quasi a quello della famiglia. I bambini hanno bisogno grazie alla scuola, di rapportarsi agli altri e quindi al proprio gruppo di pari, ma allo stesso tempo, essendo la scuola detentrice di cultura, è tramite la scuola che il bambino riesce a comprendere, a capire, a
costruire un proprio metodo di lettura sulla propria vita e sulla vita in generale. Io penso che se non avessi avuto le mie insegnanti, i miei maestri, le mie professoresse, i miei docenti, molto probabilmente non sarei riuscito a scindere quello che è il bene e il male oggi. Allora, da adulti cambiare prospettiva sul mondo di cui facciamo parte sicuramente non è una cosa impossibile, non è però facile. È un po' come dire che da piccoli noi ci costruiamo i nostri modelli di apprendimento, no? È un po' come se noi andiamo a costruire un paio di occhiali, con il quale poi mettiamo addosso e cominciamo a guardare la vita e gli altri. Può succedere però che a volte abbiamo costruito degli occhiali a cui possa mancare una lente, per cui non vediamo bene qualcosa o qualcuno, o magari quegli occhiali possono essere diventati crescendo troppo stretti e quindi avremo bisogno di ampliarli. Appoggiandoci spesso a qualcun altro potremmo imparare a migliorare, a cambiare addirittura con gli occhiali e quindi col nostro punto di vista. Io credo fortemente che il cambiamento è possibile. Viviamo però con la falsa illusione che esista un momento giusto per cambiare. Io sono più convinto che esistano delle motivazioni forti che ti spingono per il cambiamento. Inviterei poi tutti a cercare quelle emozioni e quelle motivazioni dentro di sé. Allora, cosa ne penso delle evoluzioni dei generi? Viviamo in una società che per anni, secoli ci ha fatto crescere con un'unica prospettiva di identità binaria, uomo-donna, come se la natura non ammettesse altro, quando in realtà sappiamo tutti che in natura la natura non è così binaria. Nascono nel mondo e in Italia ogni anno persone intersessuali, persone le cui caratteristiche sessuali primarie e secondarie non appartengono né a uno né all'altro sesso. Il numero in percentuale è circa l'1,7 della popolazione mondiale. Pensiamo che siamo quasi al pari di bambini che nascono con i capelli rossi, eppure sono bambini a cui noi neghiamo l'esistenza totalmente. Sono bambini che spesso vengono sottoposti ad una prima operazione nei primissimi giorni di vita per andare a allineare il sesso con quello che è la prospettiva binaria sotto un consiglio medico, sotto una volontà dei genitori. Nel mondo della moda c'è una modella che ha fatto il suo coming out in questo, è una modella belga, si chiama Odile. Lei racconta di essere nata intersessuale, che ha dovuto sottoporsi a un'operazione appena nata e a una seconda operazione in età adolescenziale, perché poi ovviamente nell'età dello sviluppo la parte ormonale ha una componente nelle persone intersessuali importantissima. Lei racconta come per tutta la sua vita ha vissuto la sua intersessualità come un problema, un disagio, quando avrebbe potuto viverla in una maniera molto più naturale, visto che apparteneva alla natura, visto che è la natura che l'ha fatta nascere così. Quindi io mi domando, è così difficile accettare l'idea che possa esistere una società non binaria? È così difficile poter aggiungere una terza casella su un documento? Quanta sofferenza potremmo risparmiare invece a questi bambini? Sì, io direi che ha ancora senso. Sono della convinzione che le vere battaglie si vincano nel quotidiano, più che, soprattutto quando parliamo di battaglie culturali, spesso dobbiamo avere come obiettivo non tanto la rivoluzione quanto l'evoluzione, e quindi sono convinto che a piccoli passi si possano raggiungere determinati obiettivi. A me va bene che si possa parlare di maschile e femminile, purché il maschile e il femminile possano essere una sorta di macro aree all'interno delle quali possono entrare tutte le pluralità del maschile e del femminile.
Un lungo periodo di assenza dalla scuola sicuramente potrebbe portare i bambini ad avere difficoltà sul fronte dell'accettazione. Perché? Perché i bambini hanno bisogno di routine, hanno bisogno di figure di riferimento e hanno bisogno di rapportarsi giorno dopo giorno con lo stesso gruppo dei pari. Poi bisognerebbe anche capire a cosa è dovuta questa assenza e soprattutto in che maniera viene compensata questa assenza. Quindi ti direi in linea generale assolutamente sì. Non aver accesso per un periodo più o meno determinato alla scuola sicuramente potrebbe causare anche un gap nel bambino sul fronte dell'accettazione, dell'inclusione, proprio nel rapporto con gli altri. Allora, quali programmi ho per il futuro? Diciamo ne ho tanti sogni e se non fossi stata una sognatrice non sarei oggi vestita così. Sicuramente il mio sogno è quello di poter imitare quello che accade spesso negli altri paesi europei, ovvero avere un piano, un progetto, un programma su tutto il territorio nazionale di queer education, la possibilità che ci sia un ministero che possa appoggiare e quindi legittimare eh, questa battaglia che noi stiamo facendo, che tutto l'ambiente, il mondo LGBT+ sta sposando. L'idea di poter entrare su tutto il territorio e poter raccontare storie diverse, questo è sicuramente l'obiettivo principale che ho. Mi piacerebbe che il mio progetto, ora che non sia necessariamente il mio, ma che sia dato magari in mano a gente molto più competente, a gente altrettanto predisposta a farlo, che abbia le mie stesse motivazioni, però che possa essere un progetto non più limitato a Roma, ma che si possa portare su tutta Italia. Mentre nel periodo più breve, tra l'8 e l'11 ottobre, sto per inaugurare un primo evento a Roma che sono i Queer Days, ovvero 4 giorni di iniziative queer, culturali, politiche e sociali che si terranno presso una location particolare che è lo Zalid. Mi hanno fatto l'onore di essere la madrina e quindi di aprire il primo giorno questa iniziativa. Ci saranno anche all'interno di queste giornate dei momenti di lettura con i bambini, quindi io sono molto molto felice e onorata di far parte di questo progetto e non vedo l'ora appunto che si arrivi. Sono convinta che sarà davvero un successo.